Buongiorno a tutti. L'uscita di oggi si svolge in un posto tra Civitavecchia e Tarquinia. Si chiama Monumento Naturale La Frasca, peraltro è anche suddiviso, è diviso tra due province, quella di Roma e quella di Viterbo. È una piccola lingua di terra tra il mare e l'entroterra, è una piccola pineta che è stata dichiarata oasi naturale. Devo dire che è ben tenuta, c'è la possibilità di venire in camper. Dietro di me, come vedete, c'è una centrale a carbone, penso che sia la più grande d'Italia. E quello che vorrei fare oggi è fare un po' di fotografie sul mare. La costa è molto particolare perché è molto rocciosa, ha delle formazioni molto interessanti. Ci sono anche dei siti storici, perché qui c'era un vecchio porto romano, e soprattutto, essendo esposta a ovest, io spero che ci sia questa sera un bel tramonto con dei bei colori. Diciamo che per il momento promette bene, perché ci sono delle nuvole alte, anche se, diciamo così, la maggior parte sono proprio a ovest, quindi potrebbero bloccare la luce del sole al tramonto. Aspettiamo e vediamo che cosa succederà. Comunque oggi farò delle foto durante il giorno di formazioni che mi interessano, dopodiché proverò a trovare una composizione decente per il tramonto e vediamo un pochettino che cosa ci riserva questa giornata. Allora, la prima foto di oggi verrà composta da queste piccole formazioni che sono di fronte a noi, che sarà il primo piano della foto, e quella piattaforma in lontananza. Non verrà fatta così la foto e basta, ma metterò un filtro ND per appiattire il mare, quindi per renderlo meno strutturato, perché secondo me apporta solamente una distrazione nell'economia della foto. E inoltre, nonostante la distanza dei due soggetti dalla fotocamera, dovrò per forza di cose fare due esposizioni, perché mettendo a fuoco su uno l'altro viene fuori fuoco e viceversa. Quindi vediamo come viene. Sicuramente è una foto che presenta delle difficoltà. Vediamo se qui ci vorrà minimo un filtro ND da 10 stop, se non addirittura da 16 stop. Vediamo. A questo punto montiamo anche il polarizzatore, magari in una foto successiva si possono voler eliminare i riflessi dell'acqua, tanto è montato, non fa male, non fa. E in ogni caso 10 stop sono pochi, bisogna procedere a montare il filtro da 16 stop. Allora, una particolarità di questo sistema di filtri, di cui poi magari ne parlerò in un altro momento, comunque è quello di avere sul portafiltri la possibilità di montare delle coperture che schermano ulteriormente il filtro della luce, impedendo che la luce possa entrare dai lati. Ha la sua guarnizione tra il filtro di vetro e il portafiltri, però con quest'altra guarnizione aggiuntiva c'è un ostacolo in più alla luce che potrebbe dare problemi poi quando si fanno le lunghissime esposizioni. Allora, in questi casi qui però, mettendo un filtro ND troppo scuro, cioè molto scuro, c'è il problema che la fotocamera chiaramente non vede nulla, quindi non riesce a mettere a fuoco. Allora bisogna procedere a mettere a fuoco possibilmente manualmente e a scegliere un tempo di esposizione senza il filtro. Dopodiché, con delle applicazioni che si possono scaricare sul telefonino, calcolare il tempo di esposizione
necessario applicando il filtro da 16 stop e impostarlo sulla macchina e poi vedere se l'esposizione è venuta corretta oppure, diciamo così, apportare delle modifiche. Quindi procederò adesso in questo senso qui. Allora, questa foto è più complicata di quello che potessi immaginare all'inizio. La procedura è quella che vi ho descritto prima, però mettendo un filtro F16, mantenendo le impostazioni classiche, quindi 200 ISO e una chiusura dell'otturatore di F13, il tempo di esposizione veniva quasi 6 minuti, che si può fare mettendo il tempo di scatto sulla posizione bulb, però bisogna avere un telecomando, diciamo così, uno shutter release remoto che io ho, ma in questa fotocamera la porta è lì sotto, quindi non si può connettere. Quindi che cosa ho fatto? Ho aumentato l'ISO a 800, ho aperto l'otturatore a F8, ho effettuato una nuova lettura senza il filtro e tramite l'applicazione il tempo di esposizione corretto è, con queste impostazioni, di 41 secondi. Mettendo sulla posizione T, in genere le fotocamere su quella posizione lì non consentono di impostare oltre 30 secondi. Questa fotocamera consente di andare oltre, ho impostato un tempo di 40 secondi. Adesso vediamo se è stata corretta l'esposizione. Importantissimo è chiaramente, senza il filtro, effettuare una messa a fuoco a mano, perché poi mettendo il filtro non si riesce più a mettere, non si vede niente. Un'altra cosa importante, quando si usano queste focali così lunghe, in questo caso io sto usando il massimo a cui può ambire questo obiettivo, che è 230 mm, è necessario intanto lasciare la fotocamera, dopo aver messo a fuoco così un attimino, senza toccarla, in modo che si riprenda un attimino dalle vibrazioni eccetera, e poi impostare un timer di scatto di 10 secondi. Normalmente si usa 2 o 3 secondi a seconda della fotocamera, ma per focali così lunghe è bene impostare 10 secondi, perché si dà il tempo alla fotocamera, dopo che si è premuto il tasto di scatto eccetera, di stabilizzarsi. Io sono sicuro che qui c'è un'immagine, ma non riesco a individuarla. E questo è il classico dilemma del fotografo, quando uno sa che su questo posto c'è un'immagine, ma non riesce a trovare una composizione corretta. Continuerò a provarci, ma sono sicuro che alla fine, come al solito, tirerò fuori la macchina fotografica e poi farò una foto che, vista sul computer, non mi piacerà.
Allora, alla fine proverò a usare questa composizione qui, questo masso in primo piano, con questo suo contrasto di nero, bianco e anche di colore beige della roccia, questa piccola insenatura, con questi differenti colori, no? Il bianco vicino all'acqua, penso siano alghe e anche sale, questa fascia più chiara e poi la fascia più scura delle rocce, escludendo tutto il resto. Userò anche qui un filtro ND per diciamo così, appianare l'acqua, e anche con il polarizzatore eliminerò il riflesso, anche se elimini il riflesso poi non hai bisogno di lisciare l'acqua. Quindi adesso farò un pochettino di prove, chiaramente sempre 2 esposizioni almeno, una per il sasso in primo piano e uno per tutto il resto. Diciamo che con questo setup viene circa un'esposizione di, vediamo subito, di circa 13 secondi, quindi va bene per gli effetti che vogliamo ottenere. Comincio a capire perché questo posto è stato nominato monumento naturale, perché c'è un susseguirsi di diverse formazioni rocciose. Ad esempio qui, adesso non sono un geologo, ma queste sembrano formazioni vulcaniche. Pochi metri più in là invece, dove eravamo prima anche a scattare la foto, sono delle stratificazioni di sedimenti. Quindi effettivamente è un posto unico che merita di essere preservato dall'attività umana. Peraltro sapevo che questo posto doveva diventare un hub di ingresso nell'ambito della Via della Seta dei cinesi, mi sembra di aver letto, e non vorrei dire fesseria. E quindi giustamente almeno una volta siamo riusciti a preservare il nostro territorio. Di opportunità fotografiche come questa in questo posto ce ne sono centinaia, quindi scelto questa, sicuramente ce ne saranno di migliori. In ogni caso, quello che fotograferemo in questo frangente è questa roccia come primo piano, con questo colore bianco che fa da contrasto con l'ambiente circostante, questa roccia particolare che esce dall'acqua e le altre formazioni rocciose sullo sfondo, vedendo anche un pezzo di questa piccola baia. Ora, il problema di questa foto è che sulla sinistra ci sarà un po' di spazio vuoto, che non va mai bene, per cui quello che farò è di non usare il filtro ND questa volta, in modo che la struttura dell'acqua e delle onde diano un pochettino di interesse alla fotografia. Allora, in quest'altra foto qui, invece, siamo sempre nello stesso punto di prima. Voglio riprendere in primo piano questi ciottoli, sono molto interessanti perché quindi verranno evidenziati tramite l'effetto del polarizzatore per eliminare tutti quanti i riflessi. Dopodiché, con un grandangolo, in pratica si prenderà l'ampiezza di questa piccola baia con sullo sfondo queste rocce e nel piano intermedio tutto ciò che c'è sotto l'acqua fino ad arrivare allo sfondo. Adesso, prima che caschi di faccia in acqua, proviamo a vedere come viene.
A proposito, potrei anche usare un filtro ND, vediamo un pochettino l'acqua se disturba oppure no. Allora, capisco che l'informazione sul panino di oggi non può non essere ignorata, quindi intanto oggi, essendo in camper, non mi sono fatto il toast ma il panino, e dentro c'è coppa, e questa volta è stata una scelta libera, che avevo anche il salame, ho optato per la coppa e fette di Emmental. Io direi che anche stavolta posso sopravvivere, dai. Allora, oggi è il festival dei filtri ND e delle foto astratte. Questa foto qui, il soggetto principale è quel sasso più scuro, nero, però le formazioni che sono intorno a lui è come se facessero un cuneo verso di lui, quindi come se fosse un invito a guardare verso quel sasso, e quindi posizionando la fotocamera proprio centrale, con un filtro ND 10 stop, fondamentalmente abbiamo eliminato tutte le ulteriori distrazioni che ci sono, che sono le onde dell'acqua, e massimizzato questo effetto, quindi il sasso in primo piano con le altre formazioni più chiare peraltro, che conducono lo sguardo verso di lui. Allora, qui siamo in una situazione simile a prima, abbiamo queste formazioni qui che emergono dall'acqua e questo scolo che non so se è stato scavato nell'antichità, perché sembra molto antico, o è stato scavato proprio dalla forza dell'acqua, che punta direttamente a queste formazioni, e quindi anche in questo caso utilizzerò il filtro ND, anche il polarizzatore, perché qui è interessante far risaltare quello che c'è sotto l'acqua. E diciamo che la tipologia di foto è sempre quella, cercare delle linee che conducano a degli soggetti interessanti, ma anche rendere la foto molto semplice, con pochi elementi che siano ben individuati e che l'occhio di chi guarda venga guidato da alcune linee guida verso il soggetto principale. Allora, purtroppo sia l'applicazione che uso per queste cose, che si chiama Clear Outside, che io peraltro consiglio di scaricare, è gratuita, peraltro forse la metterò un link in descrizione così la trovate subito. Comunque Clear Outside, comunque questa applicazione già riportava che oggi ci sarebbe stato il 100% di copertura delle nuvole, cosa peraltro confermata sul posto, e quindi il sole è completamente scomparso e quindi il tramonto secondo me non ci sarà. Bene,
Allora, questa giornata è finita, come spesso mi capita ormai da tempo, mi aspetto una cosa e poi se ne verifica tutt'altra. Ero venuto qui sì, per fotografare questa splendida costa con queste formazioni particolari, ma mi aspettavo di farne delle belle foto al tramonto, quindi colori. Invece si è trasformata in una ricerca dell'astratto, con foto quasi monocromatiche, che mi sono piaciute molto, di la verità, perché non sempre si hanno la possibilità di farle e oggi c'erano le condizioni giuste e quindi il tramonto verrà rimandato a una delle prossime uscite, però a me il risultato delle foto di oggi piace abbastanza, anche se chiaramente devo ancora visionare sul computer, ma questa tipologia di foto molto semplice, molto minimalista, quasi di fine art, a me sono sempre piaciute, non sempre sono riuscito a farle bene, stavolta vediamo che cosa viene fuori. Quindi vi saluto, vi ricordo, se vi piace quello che faccio, di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, giusto per farmi sapere che quello che faccio è di gradimento, o anche potete mettere qualche commento e qualche suggerimento per il futuro. Vi ringrazio, alla prossima volta.